Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Iniziamo con la ricetta bugie, chiacchiere ripiene, buonissime. Utilizzerò o un'arancia spremuta o 30 ml di limoncello, 200 g di farina, 2 cucchiai di zucchero, un uovo, 2 cucchiaini di polvere lievitante o di lievito. Per il ripieno andiamo a utilizzare della Nutella, confetture di fragole o di frutta e una ricottina che poi andremo a fare la cremina con lo zucchero. Inizio. Abbiamo messo un uovo, la farina, un pizzico di sale, il lievito, 2 cucchiai di zucchero e adesso andiamo a miscelare bene il tutto. Cominciamo con le mani, ovviamente pulite. Alla fine, a metà, aggiungiamo, come ho detto, o un arancio spremuto. Io andrò a mettere invece 30 ml di limoncello. Abbiamo versato tutta la pasta sulla tavoloccia, misceliamo molto bene tutti gli ingredienti. Il segreto poi è di lasciarlo mezz'ora a riposo minimo in frigo prima di prendere la macchina, fare la sfoglia, oppure possiamo stenderla anche a mano. Io utilizzerò la macchinetta per praticità. Ecco il bel panetto, adesso metto nel contenitore, copro con un piattino o una pellicola, mezz'ora in frigo. Se nell'impasto risultasse troppo asciutto, andiamo ad aggiungere solo un po' d'acqua finché, vedete, non è appiccicaticcio e niente. Riposo mezz'ora, nel frattempo preparo la crema. Piccolo segreto, vado a prendere la Nutella, la metto a mucchietti, piccoli mucchietti su carta da forno e poi andrò a metterla in congelatore. Al momento dell'utilizzo stacco e le metteremo nelle bugie ripiene, quelle con la Nutella. Proseguo così fino al termine, ne farò un 7-8. Proseguo. Adesso le metto in congelatore in modo che rassodano. Si può utilizzare anche la Nutella senza mettere in congelatore, ma in questo modo il segreto è che non si aprono le bugie in cottura, in friggitura. Siamo pronti per farcire le bugie. Facciamo la sfoglia, riempiamo e friggiamo senza che si aprano nell'olio. Procedo. Ho messo 2 cucchiaini di zucchero a velo vanigliato, la ricotta, amalgamo molto bene, che ne farò un paio con la ricotta di bugie ripiene. Ho passato la sfoglia prima col numero più grosso e poi sono andata a terminare con il penultimo, non con l'ultimo perché altrimenti sarebbe stato troppo fine. Tirata fuori la Nutella dal congelatore, vado a staccare i pezzi, sono abbastanza sodi, e vado a posizionarne uno distante dall'altro e faccio un paio così. Vedete, è molto compatta, morbida ma compatta. Nel frattempo ho messo a scaldare l'olio per vedere se arriva la temperatura corretta. Basta semplicemente mettere uno stuzzicadente. Quando all'interno faranno le bollicine, automaticamente è pronto per friggere. Nel frattempo passo un filo col pennellino d'acqua
nei laterali e vado a prendere l'altra sfoglia da posizionare sopra. Allungo per bene, adagio, schiaccio anche i laterali e con la rondella taglio dei pezzi, l'eccesso poi lo ripassiamo con la macchinetta. Possiamo farli sia con la marmellata che con la ricotta, un paio con la ricotta, stesso procedimento fatto. Ecco fatto, così non si dovrebbero più aprire assolutamente. Schiaccio ancora un attimo di qua. Facciamo la grandezza che vogliamo, così o leggermente più piccoli, preparati prima anche con la ricotta e poi procediamo con la marmellata. Questi sono quelli con la ricotta. Adesso andiamo a vedere il punto di cottura per l'olio e procediamo fino al termine. Fatto un paio di pezzi, adesso vado a friggere. Olio caldo, come cominceranno le bollicine, possiamo andare a mettere le bugie ripiene. Ne versiamo 3-4 alla volta, li giriamo finché non sono dorati, poi li mettiamo a scolare. Come potete notare l'olio è pulito e non si sono per niente aperti. Questi sono quelli con la Nutella. Procedo fino al termine. A questo punto, terminate, le mettiamo su un vassoio, su una teglia, dove vogliamo. Queste sono quelle con la Nutella, asciuttissime, non c'è traccia di olio anche nelle mani. Le disponiamo, le ho fatte un po' più grandi, un po' più piccole, come si vogliono fare. Ottime per carnevale, per fare felici i piccoli e i grandi. E questi sono quelli con la ricotta. Li metto da parte, poi ci spolverò sopra un po' di zucchero a velo. Come sempre vi chiedo, se la ricetta è di gradimento, condividete, lasciatemi un commento se l'avete mai fatti e come li preparate. Adesso un po' di zucchero a velo. Il tocco finale ovviamente li possiamo lasciare anche semplici. Spolveriamo per bene. Sono tutti golosi, quindi io li riempio di zucchero a velo abbondantemente e voilà, pronte le bugie farcite ripiene, ricotta, Nutella e volendo marmellata. Come sempre vi chiedo, se la ricetta vi piace, condividete. Grazie per i commenti, grazie per la visione, di essere state in mia compagnia. Alla prossima ricetta dal canale di Virginia. A presto!